Salute a tutti! Il viaggio sulle strade della Sardegna antica continua con la stazione di Ad Erculem. Da Ericcio a 24 miglia, ossia 35,52 km, in direzione di Turris, l'attuale Porto Torres, si incontrava Ad Erculem, riportata in altri testi con Ab Ercule. La particella Ad segna il moto al luogo, fino ad Ercule, mentre quella Ab indica il moto dal luogo, quindi da Ercule. Sembra quasi che la località di Ercole costituisca un crocevia di terra e di mare per l'imbarco verso l'Asinara, che in antichità era detta Herculis Insula, quindi isola di Ercole. Occorre tenere presente che i collegamenti marittimi erano più veloci di quelli terrestri. Infatti, un'imbarcazione superava in velocità un carro, entrambi chiamati currus, dal sardo latino currere. La stazione di Ad Erculem si trovava in corrispondenza dell'attuale sito archeologico di Santa Filitica, posto tra Marrizzo e Lubagno, nel comune di Sorso. In tale area gli archeologi hanno portato alla luce un agglomerato direttamente affacciato sul mare. Dagli scavi effettuati nel sito è emerso un insediamento con impianto termale. Un bellissimo mosaico raffigurante la divinità di Bacco, che impreziosiva il pavimento delle terme, è stato rimosso e ora ricollocato nell'androne del Palazzo Baronale di Sorso. Nello stesso edificio, sede di Bidas, Museo dei villaggi abbandonati della Sardegna, sono esposti alcuni oggetti emersi durante le varie campagne di scavo. Il sito di Santa Filitica è genericamente denominato Villa Romana, ma dalle indagini archeologiche e dalle rilevazioni toponomastiche si evince che l'area urbana emergente è solo la punta di un iceberg. Ciascuna stazione di sosta lungo le strade imperiali era dotata di dimore per ospitare e ristorare i viaggiatori. A Santa Filitica sono stati portati alla luce anche ambienti residenziali e resti di attività produttive. L'insieme degli edifici abbraccia un arco cronologico che va dal II al IX secolo d.C. Sono stati inoltre individuati in questo presidio una cisterna per l'acqua e un villaggio bizantino del VII secolo non ancora scavato. Fra gli addetti ai lavori è scaturito un dibattito sulla presenza o meno di un molo per l'attracco delle imbarcazioni. È infatti apparso subito strano che un luogo di mare, per giunta stazione di sosta, non avesse un porto da cui far partire le barche per la pesca e le navi per il trasporto delle persone. Il sito di Ad Erculem si trova a diretto contatto con il mare aperto, senza alcuna protezione naturale. In caso di mareggiate, anche solide banchine avrebbero avuto difficoltà a plasmare la forza delle onde quando spirava il maestrale. E questo è il motivo per cui i sardi, sfruttando i corsi d'acqua, hanno costruito i loro approdi all'interno degli stagni o nella foce dei fiumi. A qualche centinaia di metri da Santa Filitica sfocia il Rio Pedras de Fogo, pietra di fuoco, così chiamata a causa dei sedimenti costituiti prevalentemente da ciottoli vulcanici. Questo fiumiciattolo è stato considerato di significativa pericolosità idraulica, poiché con le piene trascina giù a valle l'acqua dalle montagne di Tergu. Per gli ingegneri idraulici della Sardegna antica non sarebbe stata un'impresa ardua imbrigliare le ondate nella foce per creare uno stagno o un bacino artificiale. Probabilmente bisognerebbe cercare lì il porto di Ercole. Archeologia e toponomastica formano un connubio con la mitologia, dal momento che nella vasta area marittima di Sorso sono citate divinità un tempo venerate. Nell'entroterra di Santa Filitica è presente la località chiamata Tres Montes, che rievoca con il suo toponimo la tripula di Orione, ovvero sia le tre stelle che costituivano la cintura dell'arciere celeste. La zona di Montes era antropizzata dall'antichità, poiché proprio sotto le tre cime o pulas si trova il nuraghe Cravioni, nel cui perimetro è stata disposta un'indagine archeologica. Il nome di Filitica è particolare, dal momento che non trova corrispondenza fuori dalla Sardegna. Con la diffusione del cristianesimo, come in altri casi riscontrati nell'isola, al culto di divinità pagane e autoctone veniva associato un santo locale, la cui provenienza però era contraddistinta solo da un segno onomastico. Nella trasposizione dal cielo alla terra, la Trifilia era una regione storica della Grecia antica. Per alcuni studiosi Trifilia viene dal greco tria fulai, che significa tre tribù, dunque un esplicito riferimento alla tripula di Orione. La radice di Filitica è però fil, non ful, cui segue il suffisso aggettivale.
In più, il cognome Filia è propriamente sardo, così come lo sono toponimi quali Filigosa, località resasi famosa per la sua omonima cultura risalente a più di 2700 anni prima di Cristo. Filighe in sardo è anche l'albero della felce e Filiaghe è l'anguilla. Nel caso di Filiaghe il riferimento onomastico è diretto alla costellazione del dragone, detta anche Anguis, dunque Angule, la cui testa è composta da 4 stelle, di cui 3 gialle, trifilie e un arancio, di colore cocco. Alla stella Coca e alla strega Coca è riferito il toponimo di Baia Cuguni, località posta lungo il litorale di Sorso. A dominare la scena mitologica è però il divo Eracle, denominato in latino Hercules. Mere Ercule, esclamava il poeta Plauto, richiamando un'interiezione sarda del meraculo, ovvero sia il manifestarsi dell'oracolo di Mere. Il sostantivo Mere, che traduce in italiano padrone da patronus, è contenuto nel meridiano, vale a dire la porta di Mere. Anche il più famoso mago Merlino possiede, scritto in bretone, la radice mer zin. La meridiana che serviva a calcolare l'ora è l'alter femminile del meridiano, cui si oppongono specularmente il cognome Merella per il maschile Mereu. Il chiodo che fa da obelisco o lenza alla meridiana viene detto in latino Linzum, similmente all'omonimo cognome sardo Linzas. Con tale rudimentale strumento i sardi erano in grado di rilevare esattamente il mezzogiorno, vale a dire su mesudie, su merie o su meredie. I luoghi di osservazione degli astri erano chiamati prano o plano, metatesi, dipulano, dapula o stella. Mere è contenuto nel composto Macu-Mere, la cittadina che si affaccia sulla planargia o pulanargia. Il Macu era l'astronomo che sovrintendeva al cielo, dunque alle Pulas. Mere, senza la posizione di Macu, è riportata in un'iscrizione trilingue, greca, punica e latina, poste alla base di una colonna di bronzo rinvenuta presso la località di Sant'Uiaci, nel comune di San Niccolò Gerrei. Le stelle che nella costellazione di Ercole Mere disegnano la cosiddetta chiave di volta erano espressione delle 12 fatiche sostenute dal nostro eroe. Narra lo scrittore Gaius Iulius Solinus al secolo Solino che Sardo, detto il rosso per via del suo mantello color porpora, era figlio di Ercole. L'Eracle sardo era quello che aveva sposato Deianira, con chiaro riferimento alla nostra Giana. Per questo era patrona del cielo, mentre lattava Ercole lasciò cadere una goccia del suo latte, facendo sbocciare il giglio bianco, simbolo della Sardegna centrale. L'Asinara fu chiamata Isola di Ercole, ossia Isola del Sargus Pater. A Ercole fu dedicato pure un porto nella costa meridionale della Sardegna. Ancora nel Medioevo, Erculi era un villaggio nell'attuale comune di Stintino, terra madre, cui l'Asinara o isola sinuaria da Sinus era collegata. Di Ercole erano dette le colonne che chiudevano l'attuale stretto di Gibilterra, poiché il Mediterraneo era considerato in antichità il lacus di Ercole, ossia della Sardegna. Pertanto, come fossero l'imboccatura del suo porto lacustre, le colonne d'Ercole rappresentavano le ante della porta sulla foce del Mesu del Ranzu, aperta verso il mare esterno o Atlantico. Secondo Pseudo Apollodoro, Ercole ordinò al suo fidato Auriga Iolao di colonizzare la Sardegna con 40 tespiesi. Se si tiene però conto che Baranta o 40 è un monte mitologico sito in Agro di Olmedo, dotato di una struttura muraria megalitica risalente alla prima età del rame, si potrebbe dedurre verosimilmente che siano state 40 tribù dell'isola di Sardegna a diffondere il verbo sardo nel Mediterraneo antico, e non viceversa. Saludos a tutti.